Abbiamo il piacere di introdurre il professore Lorenzo Cantoni, professore all'USI, che ci parlerà di un tema molto interessante, What changes between presenting online and in presence. A lei la parola. The floor is yours. Grazie. Bene, grazie mille. Well, thank you. Come giustamente diceva Giada, la mia preoccupazione effettivamente sono comodissimo sui tacchi e anche la pettinatura è abbastanza a posto, magari la metto un attimo a posto. Okay. So, thank you for... Grazie per avermi presentato. Ora, che cosa cambia? Cambiano tante cose. Prima di tutto, non presenterei mai nulla stando qui. Quindi in presenza io credo, anzi mi sento quasi un dittatore e voglio dirvi che cosa fare. Quindi questa situazione è dovuta ai due gentiluomini lì che mi hanno detto che dovevo rimanere sotto la luce, quindi quasi fosse illuminante. Quindi non posso muovermi da qua, ma il signore là in fondo, il regista, comunque l'uomo con il potere tra le mani, mi ha permesso di sedermi. Di conseguenza mi siederò in questa maniera. In questo modo mi sento molto più a mio agio parlando con voi e spero anche con loro che ci stanno seguendo online, spero che possano vedermi, vedere il mio viso. Se no, posso confermarvi che non è un gran danno. Ma pensiamo a diversi cambiamenti. Perché questo è importante? Ora, un esempio è quello che sta succedendo proprio ora qui in questa stanza. Un altro esempio è, pensate a quello che è Michael McLuhan, chi di voi ha un background in comunicazione probabilmente lo ricorda, suggeriva una frase strana, cioè che il mezzo è il messaggio. Quindi qual è il messaggio che è profondamente integrato all'interno di un canale che noi stiamo usando per riuscire a trasmettere dei significati? Pensate alla televisione, per esempio. Pensate al modo in cui cinema e televisione, se pensate a Netflix, per esempio, ai film, probabilmente saranno pochissime le persone che troverete nella stessa immagine rispetto al numero di persone che potete avere su uno schermo grande. Se pensate alle dimensioni dello schermo, se state girando qualcosa tenendo a mente le persone che lo guarderanno, per esempio tramite il loro smartphone, dovrete ricostruire l'immagine in maniera tale che possa funzionare anche su uno schermo più piccolo. Ma pensate alle telenovelas, per esempio, se guardate qualcosa su uno schermo grande come al cinema, come una location dove ci troviamo oggi, anche se stasera non c'è proprio un grandissimo film. Ma se pensate a guardare un film, il regista potrebbe trasmettere dei messaggi importanti anche tramite dei lunghi silenzi. Pensate alle persone che si guardano, per esempio, semplicemente tramite il silenzio, e magari le persone si muovono in qualche modo, si può trasmettere anche il messaggio più profondo del film. Ma se pensate a una telenovela, le telenovelas probabilmente verranno guardate facilmente a casa da uno schermo televisivo da persone che probabilmente stanno al contempo facendo anche tante altre cose. Quindi magari io sto guardando una soap opera mentre sto stirando, quindi se sto stirando o se sto cucinando facilmente mi perderò un po' di contatto oculare con lo schermo, con la televisione. Quindi le soap opera sono strutturate in maniera tale da poter funzionare, diciamo, come se fossero quasi delle trasmissioni radio. Quindi fondamentalmente dovreste assicurarvi di trasmettere il messaggio fondamentale tramite il canale audio, perché il canale audio non andrà mai perso, mentre
mentre la connessione video potrebbe andare persa più di una volta durante la presentazione o comunque la trasmissione della soap opera. Quindi pensate anche alle campagne pubblicitarie. Fino a un certo punto l'idea era che eravamo seduti a casa guardando magari un film in una maniera simile a quando siamo seduti al cinema che guardiamo il film sul grande schermo, ma a quel punto servivano qualche minuto di campagna pubblicitaria nel bel mezzo delle varie porzioni trasmissione del film o comunque del programma che veniva trasmesso. A questo punto però c'è la possibilità di fermarsi, di andare avanti, di andare indietro, di registrare il programma, magari poi guardarlo successivamente, così da poter saltare molto facilmente le campagne pubblicitarie e pubblicità che vengono lanciate. Quindi, come durante le importanti partite di calcio o altri eventi sportivi, serve integrare la campagna all'interno del video stesso, perché altrimenti le persone non faranno altro che semplicemente saltarla a pie pari. Quindi non avranno accesso a fruire queste campagne pubblicitarie. Quindi, come vedete, in funzione dei diversi scenari serve cambiare più o meno la presentazione. Quindi passiamo all'argomento. Io credo che Pellegrini già ne abbia fatto riferimento, ma ha comunque sottolineato uno dei messaggi fondamentali, una delle idee principali della comunicazione. La comunicazione non vuol dire parlare o comunque esprimersi, è soltanto una parte della comunicazione. Quella però non è comunicazione, è un'espressione che ci mette in attesa di qualcuno che la capisca, e soltanto se l'espressione viene colta e ascoltata, in un certo senso compresa, non dico totalmente compresa, ma perlomeno in parte compresa, la possiamo chiamare un atto di comunicazione. Quindi non è che ci sono vari tipi di comunicazione rispetto alla comprensione, no, sono comunicazione più comprensione. Ogni volta che strutturiamo la nostra comunicazione come facciamo per quei fantastici video, Giovanni commentava proprio che questo è una formazione di grandissimo lusso, e quindi sono assolutamente certo che voi produrrete i migliori video scientifici del mondo. Dovreste pensare comunque sempre: com'è la mia espressione? Quanto facilmente troverà qualcuno che la potrà ascoltare, guardare e comprendere? Ho indicato qui il nome di Agostino di Ippona. Agostino, che era uno dei più importanti semiologi dei tempi antichi. In un lavoro intitolato De Doctrina Cristiana, egli affermò come è possibile giudicare una buona comunicazione. La risposta era chiara: non bisogna chiedere a chi la racconta, ma a chi la ascolta. Quindi una buona qualità di comunicazione si verifica soltanto se chi ascolta comprende, altrimenti potrai anche essere il più grande erudito, ricercatore o chiunque tu possa essere, ma se la comunicazione non avviene, quindi se chi ascolta non comprende il messaggio che tu vuoi trasmettere, la comunicazione in sé sarà stata un fallimento, magari anche un fallimento epico, o magari solo un piccolo fallimento. Quindi prendiamo il punto di vista di chi ascolta. Ah, non si muove? Pensavo di avere 30 minuti, ma in realtà il timer non scala. Quindi Elena, comunque mi dirai tu quando starò finendo i miei minuti. Quindi il punto di vista di chi ascolta. Come sapete, in molte situazioni noi facciamo riferimento alla nostra come all'economia dell'attenzione. Fondamentalmente tutti noi
per un numero limitato, abbiamo un numero limitato di giorni, ore, secondi, e molti fornitori di informazione o comunque altri tipi di agenzie cercano costantemente di attrarre la nostra attenzione. Per loro e per noi, se siamo attivi in questo business, il nostro obiettivo è proprio attirare l'attenzione. Quindi sappiamo oggigiorno che questo è davvero qualcosa di estremamente limitato. Quello che andiamo a fare sarà proprio produrre qualche cosa che è talmente rilevante che le persone andranno ad investire il loro tempo e la loro attenzione, ma tempo e attenzione di qualità. Quindi anzitutto il primo argomento sarà il focus, quanti secondi andremo ad investire. Questo è fondamentale. Naturalmente qui è come se foste un po' intrappolati. Certo, potreste sempre fingere di aver bisogno di uscire per un qualche motivo, però siete in uno scenario in cui siete obbligati a rimanere fino alla fine, soprattutto della mia presentazione, sperando che vogliate rimanere ancora per qualche minuto ad ascoltarmi, non perché sono io che sta parlando, ma perché naturalmente probabilmente sperate che arriverà chi dopo di me avrà tempo di parlare e che vi darà qualcos'altro. Comunque questo è il mio piano. Se producete un video per il web o comunque per un altro tipo di distribuzione, non sapete nulla, ma quello che noi sappiamo dall'analitica digitale è che in molti casi chi ci ascolta rimane solo pochi secondi, magari non arriverà neanche a guardare il vostro video dall'inizio, ma magari soltanto da metà. Potrebbe chi ci ascolta spostarsi semplicemente andando a cercare magari qualche cosa nella video che possa essere più interessante, ma per certo dovreste essere coscienti del fatto che non tutti coloro che arrivano ad ascoltarci, ed in effetti soltanto una piccola percentuale di persone che ha accesso a un video online lo guarderà dall'inizio fino alla fine, senza saltare o comunque scorrere velocemente in avanti o addirittura decidendo di interrompere. Quindi è molto importante, assumendo che il video venga guardato dall'inizio, è fondamentale che da subito venga dichiarato il messaggio chiave. Non pensatelo quasi come un cliffhanger, come un aggancio per tenere la suspense e rivelare chi è il killer soltanto alla fine, perché per il 40% del nostro pubblico nessuno scoprirà chi è il killer. Quindi, all'inizio la storia deve dire il killer è Pellegri, e poi dopo andiamo a scoprire tutta la storia di Cappuccetto Rosso e del lupo. Anzi no, in realtà lui è quello che ha salvato Cappuccetto Rosso e ha ucciso il lupo. Questo è fondamentale, quindi cominciate da quello che è davvero rilevante. Quindi sottolineate il vostro messaggio, garantitevi prima di tutto di avere un messaggio, indicatelo immediatamente e poi portatelo nel corso della narrazione. Voi siete qui perché avete deciso di partecipare a questa formazione, questo è chiaro, quindi siete concentrate. Io ho intenzione di trascorrere il mio pomeriggio nella sala del Palazzo dei Congressi per poter ricevere questa formazione, per riflettere, per prepararmi per questo e per quello. Molte delle persone che facilmente avranno accesso ai video che andrete a produrre potrebbero avere degli inquadramenti molto diversi. Qualcuno lo guarderà perché, la guardo perché lei è una mia amica, abbiamo studiato insieme. È una studentessa che frequenta con me l'università piuttosto che frequenta il mio corso, è mia nipote. O magari hanno fatto una ricerca l'argomento che voi trattate, che può essere l'informatica piuttosto che la moda, la comunicazione digitale, quindi per sbaglio sono arrivati a guardarvi ma non stavano cercando voi. Dovreste quindi riflettere sui diversi scenari, sulle diverse modalità o le strade diverse che potrebbero portare le persone a guardare qualche secondo del vostro video. Questo l'abbiamo già detto. Quindi
questo è il focus. Ci saranno tantissime distrazioni. Su uno schermo, sullo schermo di un computer o uno schermo piccolo come quello di uno smartphone, non siete soli. Quindi potreste dover sperare di essere l'unico sullo schermo, ma credo che tutti voi abbiate sufficiente esperienza per sapere che probabilmente le persone guardano un video mentre, per esempio, mandano un messaggio di WhatsApp o leggono un'email, magari fanno una ricerca di Google su qualche cosa o comunque fanno diverse cose tutte insieme. Quindi è molto importante che voi comprendiate che non è come qui. Certo, in questo momento magari state pensando a che cosa vi preparerete per cena questa sera, ma mi azzarderei a dire che molti di voi probabilmente stanno pensando a quello che io sto dicendo in questo momento. Guardare un video però non applica questa tendenza, quindi pensate all'inquadramento proprio e anche all'inquadratura del video, qualche secondo in un contesto in cui le persone lo guardano ma fanno anche altre cose. Dovete quindi andare a orientare quella distrazione, magari fornendo un link alla presentazione completa del vostro lavoro, o potreste fornire anche delle istruzioni su come condurre un esperimento, a seconda naturalmente di quello che è l'oggetto della vostra presentazione. Potreste suggerire o raccomandare delle attività da fare mentre viene guardato il video. Non pensate di essere degli insegnanti elementari, mettete le mani sul banco, guardatemi, ascoltatemi e non fate null'altro, perché questo non si avvererà mai. Potrebbero generare molta interazione. Quindi non è soltanto guardare e fare qualcos'altro, ma magari potrebbero cercare di interagire con voi e con il contenuto. Quindi in funzione delle diverse piattaforme possono fornire diverse funzionalità aggiuntive, come per esempio votare, anche la possibilità di fare pollice in su o pollice verso, o semplicemente di mettere un like o un dislike al contrario. Potete aggiungere commenti, potete anche svolgere altre attività con il video. Pubblicando il video, poi dovrete considerare con attenzione: devo lasciare per esempio la possibilità di lasciare dei commenti, i commenti dovranno essere rivisti prima di essere pubblicati oppure no? Ma aggiungo la possibilità di guardare quante persone hanno guardato il video. Questo di solito è un problema piuttosto spinoso. Sicuramente non è il vostro caso, ma ci sono diverse istituzioni che sono molto orgogliose dei propri video, li pubblicano su YouTube, poi andate su YouTube e vedete dopo un tot di tempo quel numero altissimo di persone che ha visto il video e che erano 25. Ok? Le persone sono orgogliose, ma di che cosa? 25 cosa vuol dire? Che 25 persone hanno visto almeno un paio di secondi di video, ma siamo ormai ben consci del fatto che probabilmente non tutti hanno visto la totalità del video, che siano 25 o 250. Quindi potrebbe essere, diciamo, intelligente o furbo non mostrare il numero delle visualizzazioni. Dipende da voi, dipende dal gestore del canale, se per esempio c'è un canale universitario o anche YouTube. Questo comunque è qualcosa da considerare con attenzione. A volte questo mostra che c'è un problema molto più di quanto non si possa pensare. Abbiamo comunque avuto ottimi esempi anche con diversi corsi online, i MOOC, mostrare quante persone li hanno frequentati, li hanno partecipati. Può sicuramente essere un punto di forza, ma non è sempre così. Poi dovete andare anche a guardare a chi vi rivolgete. Online dovete davvero essere molto proattivi in termini di promozione del messaggio, perciò è
estremamente importante che voi pianifichiate la promozione del video, e questo sicuramente verrà fatto a livello istituzionale grazie a quei super professionisti che lo fanno per lavoro, ma anche voi stessi dovreste pianificare la vostra pianificazione del video. Quindi un paio di minuti ora dal punto di vista, diciamo, di chi produce il video, che in parte comunque è già stato affrontato da diverse altre presentazioni. Avrete sicuramente tempo per la preparazione, questo è un momento fondamentale, ma quando registrate un video, quindi non state interagendo con altre persone, la quantità di contenuti che voi potete presentare per unità di tempo è molto più grande. Questo è fondamentale da comprendere, quindi rallentate e assicuratevi di non correre. Abbiamo visto, per esempio, spostandoci dall'insegnamento in presenza a quello online in USI, abbiamo visto i professori che replicano nella classe, che sostituivano i 45 minuti in classe con i 45 minuti online, riuscivano a presentare il doppio del contenuto, perché naturalmente in caso di un'interazione ci si deve fermare e reagire alle persone. Una parte anche del flusso dell'attenzione, della coscienza, del pensiero sarà concentrato sui piccoli segnali che si ottengono dal pubblico. Online invece parlate con una videocamera, per cui il verde vuol dire che sta registrando? Sì, no. Ah, ok, no, era il rosso quello che registrava. In questo senso, quindi, è fondamentale che voi comprendiate come non esagerare. Evitate di esagerare. La post-produzione. Naturalmente potete farlo più di una volta, non so come sia stato pianificata la fase di registrazione, può essere buona la prima, ma magari anche la seconda o la terza, il terzo tentativo può essere quello buono. Serve, e abbiamo più tempo per fare e rifare, cosa che non è possibile naturalmente con la presentazione in presenza. Quindi io non ricomincerò pensando magari di poter fare di meglio, può essere editato, si possono aggiungere i sottotitoli, e la parte di editing magari vi permette, che so, di rimuovere il volto lasciando una forma di voice over per mostrare altre immagini. Quindi altri elementi, altri materiali, materie prime che magari possono essere maggiormente di supporto per la comprensione da parte del beneficiario del video. Ho indicato quello che penso sia il mio punto forte di oggi, quella che chiamo la near production, quindi la decisione del canale su cui vorrete andare a pubblicare, che naturalmente sarà rilevante, fondamentale. Potete decidere di pubblicare su TikTok, sicuramente su quella piattaforma stile e attenzione saranno sicuramente diversi rispetto a un canale come YouTube, Facebook o un MOOC. Nei MOOC arriviamo anche a 12 minuti, quindi abbiamo persone che guardano lo stesso video senza interrompersi per ben 12 minuti. E decisamente, quindi l'abbiamo chiamato near production, quello che avete prodotto quindi per essere messo come correlazione, come correlato al video, il canale quindi, ma è anche importante descrivere il video nella maniera migliore per l'ottimizzazione del motore di ricerca, perché magari le persone non cercano voi ma cercano l'argomento della vostra presentazione, quindi le persone arriveranno in un modo o nell'altro a vedere il vostro video solo se fornite una descrizione di ottima qualità. Anche meta tag sono fondamentali, soprattutto per avvicinare comunità specifiche per la presentazione pubblica. È più una questione di comprendere quelle che sono le tendenze del momento. Ho già menzionato SEO, il marketing anche del motore di ricerca, e ho anche già menzionato le attività promozionali, ma questo è
tutto, direi che sono stato bravissimo con questi 45 secondi che mi restano. Grazie.